In questo video parliamo di questa webcam, ovvero l'I-Meet Pixie, una webcam molto interessante che ha tante caratteristiche utili e, piccolo spoiler, è la webcam dalla quale mi sto riprendendo in questo momento. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di questa webcam e non posso che ringraziare i ragazzi di I-Meet per avermela inviata. E in questo video ti parlerò non solo delle caratteristiche di questa webcam, ma ti farò vedere anche il software a corredo, tutte le potenzialità, tutte le possibilità di regolazione. Ok? Quindi mettiti comodo perché veramente abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Però prima di entrare nel vivo del video, unboxing. Ok, dopo che hai visto l'unboxing e quindi sai tutto quello che viene fuori dalla confezione, entriamo nel vivo del video con le caratteristiche della Pixie. Dopo ti farò vedere anche il software, condividerò lo schermo, ti faccio vedere il software e ti faccio vedere tutte le regolazioni, tra cui quelle che sto usando io per ottenere questo tipo di inquadratura. Allora, la Pixie è una PTZ. PTZ vuol dire pan, tilt e zoom, nel senso che la webcam si può muovere sull'asse delle X, delle Y e può zoomare. Quindi ci sono pro e contro, nel senso il contro è che magari questo tipo di webcam, PTZ in generale, può costare un po' in più rispetto alle webcam fisse, ma se hai bisogno di muoverti e vuoi che la webcam ti segua, allora queste sono sicuramente le webcam migliori perché possono anche inquadrare la scrivania, possono inquadrare più soggetti andando a fare reframe, cioè andando, immagina che io adesso sia qui, poi avviene un'altra persona, si siede accanto a me, la webcam che è intelligente allarga l'inquadratura perché sa che ci sono due soggetti. Insomma, puoi fare veramente un sacco di cose che non puoi fare con una webcam fissa. Però se a te serve una webcam fissa è inutile spendere di più, è inutile utilizzare software più complessi, puoi tranquillamente risparmiare soldi e avere una webcam che fa esattamente quello che ti serve. Torniamo alla Pixie. Allora, da un punto di vista audio, questa Pixie ha 3 microfoni e ha 3 regolazioni di noise cancellation. Io ho qui un po' di appunti perché sono anziano, quindi non ricordo sempre tutto. 3 livelli di noise cancellation che sono normale, light e medium, mi pare si chiamino così, ma dopo entriamo nel vivo e te le faccio vedere dal software. Interessante, anche se in generale, a prescindere da questa I-Meet Pixie, ti consiglio sempre di registrare l'audio in maniera separata, come sto facendo io. Perché le webcam, sì, sono molto focalizzate, un po' come le macchine fotografiche, no? Sono più focalizzate all'aspetto video che audio. Quindi ti consiglio, se puoi, di utilizzare sempre microfoni esterni. Arriviamo alle caratteristiche video. La I-Meet Pixie ha un sensore Sony e questo mi sembra già una cosa molto interessante perché sappiamo che Sony fa sensori di tutto rispetto. Ha un'apertura di f1.8, che cosa vuol dire? Vuol dire che è una webcam abbastanza luminosa, quindi puoi utilizzare luci meno potenti per poter ottenere una buona immagine, una buona esposizione. Ha un autofocus su 2 camere, quindi in teoria dovrebbe essere un autofocus molto più affidabile.
l'iMeet Pixie, un po' come anche la Pico Plus dell'iMeet, ci hanno abituato a queste webcam con due camere. Non so se sul mercato, almeno non mi è sembrato di vederle, se sul mercato ci sono altre webcam che hanno due camere. Mi sembra di no, però potrei sbagliare. Ha una risoluzione di 4K a 30 fps e 1080 a 60 fps, quindi assolutamente di tutto rispetto a quello che ti serve, e ha un field of view, un FOV di 73 gradi. Non è molto ampia, ok? Secondo me questo è un vantaggio, perché le webcam che hanno un field of view molto molto ampio inquadrano troppe cose, ok? Adesso io ho messo la Pixie esattamente accanto alla mia fotocamera, quindi sei abituato a vedere le mie inquadrature. Come vedi non si vede la scrivania, perché ha un field of view molto più piccolo rispetto a quello della mia lente della fotocamera, che comunque è un 16 mm su APS-C. È un pro o è un contro? Allora dipende. Dal mio punto di vista è un pro, perché non mi piacciono quelle webcam che sono super grandangolari, e più è grandangolare più in realtà distorce un po', soprattutto sui bordi. Questa qui è un po' più stretta e dal mio punto di vista è perfetta. E 73 gradi secondo me è l'angolazione giusta. Questa webcam ovviamente è compatibile con qualsiasi software, va bene sia per Windows che per Mac, io lo sto usando su Mac, ed è compatibile con Google Meet, con Zoom, con Twitch, con OBS, qualsiasi tipo di software. Addirittura, piccola nota a margine, questa webcam è compatibile anche con la Nintendo Switch 2. Io non sono un gamer, lo sono stato in passato, non ho la Nintendo Switch 2, ma se tu ce l'hai o pensi di comprarla, questa webcam la puoi collegare USB-C e funziona alla grande. Un'altra piccola curiosità che ho trovato dentro il software iMeet Studio, che viene fuori a corredo con le webcam di iMeet, è che c'è una sezione, te la farò vedere tra un po', si chiama Generazione Script, e cliccandola ti dà accesso a Google Gemini, ChatGPT, Claude e Grok, per aiutarti nella realizzazione degli script per i tuoi video. Io lo trovo veramente molto intelligente come scelta, perché puoi avere gli script direttamente generati dentro il software, quindi ti apri soltanto il software dell'iMeet dove controlli la webcam e puoi generarti anche lo script. Mi sembra una cosa in più carina e anche molto intelligente, non l'ho vista negli altri software. Volevo raccontartelo perché è una cosa in più. Oltre a questo ha un software a corredo che adesso andiamo ad esaminare, in modo tale da farti vedere tutti i settaggi e farti vedere come ottenere una qualità più o meno simile alla mia. Ok, adesso passiamo alla parte software. Come vedi, questo è il software iMeet Studio. Ha 3 schermate: controllo, effetto e aiuto, e te le descrivo un pochino. Allora, dentro controllo ci sono le varie modalità. Modalità privacy, semplicemente la camera mette le lenti in basso in modo tale da avere privacy. Modalità tracciamento è quello che ti raccontavo, l'inseguimento AI, e modalità standard è quella che sto usando adesso. Ora, qui c'è il jog, quindi adesso ti faccio vedere come si muove, ma è facilissimo. Vedi, puoi andare in ogni direzione e rimettere, poi cercare di rimettere, oddio, aspetta, come l'avevo messa prima, no, in basso, ok, ti puoi fare la tua inquadratura, ok, quindi è molto molto semplice. In basso ci sono le modalità audio. Io in questo momento non lo sto usando perché non per la iMeet Pixie, ma in generale usa un audio esterno che funziona sicuramente molto meglio, a meno che non devi giocare con gli amici o devi fare una call con un amico, allora usa pure queste 3 modalità. Non ho trovato una grandissima differenza tra le 3 modalità, funzionano tutte e 3 egregiamente, quindi provale, non c'è nessun problema. Andiamo nella seconda tab, quella più interessante, anzi no, andiamo nell'ultima tab, dopodiché torniamo in quella precedente. Nella tab aiuto, che è strano che si chiami così, ovviamente sto registrando con quest'app perché quest'app registra anche, lo vedi qui, ha 3 tipi di messa a fuoco. In questo caso questo qui è sul volto, quindi ovviamente quello che ti serve. Questo qui aree centrali, quindi mette a fuoco soprattutto quello che è al centro, e questo qui è un tipo di area di messa a fuoco concentrazione su aree selezionate. Ok. Il fuoco, come vedi, io l'ho messo non automatico. E tu mi dirai: perché hai fatto questa cosa, Ale? Perché non lo stai usando in automatico? Perché quando metti a fuoco in automatico, secondo me,
a volte le webcam si perdono un pochino, qualche informazione. Io preferisco andare a scegliermi il fuoco e metterlo in manuale, in modo tale che sono sempre a fuoco, ok? Soprattutto per se usi le webcam per tanto tempo o altro. Però comunque questa webcam mette a fuoco molto bene, quindi non hai un grosso problema. Proviamo, vediamo se me lo fa fare. Sì, me lo fa fare. Ok, in questo momento sono a fuoco, quindi se io mi allontano, se io mi avvicino, ok, sì, sempre a fuoco, quindi non è un problema. Lasciamolo anche così, ok? Bene. Andiamo nella tab centrale invece, quella dove ci sono più cose, si chiama effetto. Allora, hai dei preset, che poi te li trovi anche qui in basso, no? Che sono Brilliant, Nostalgia, Blues, Freddo, Vivo, eccetera, eccetera. Io preferisco far da solo, non amo questi filtri. Allora, luminosità, io l'ho messa qui su 90, adesso te la vado a muovere. Luminosità, fondamentalmente, lo dice la parola, vedi? Ok, torniamo su 90. Ok, mi sembra, a me piacciono le inquadrature un po' più scure, però magari puoi alzare questo valore. Contrasto l'ho messo a 150, ti faccio vedere che cosa succede, così è desaturato, decontrastato, così è molto troppo, adesso non mi ricordo quanto l'avevo messo, forse 150, vediamo, bah sì, più o meno forse doveva essere questo. Allora qui ti dà tutte le informazioni sulla dell'esposizione, ok? Io preferisco anche in questo caso far da solo, quindi ho messo l'esposizione su 80 perché guarda che cosa succede quando la alzi, Dio mio, quando la abbassi a 0 diventa buio, ok? Quindi l'ho messa su 80 perché io preferisco un'inquadratura molto più scura, ma sentiti libero di metterla come vuoi. L'ISO, allora qui è strano l'ISO perché 50 dovrebbe essere super buio, quindi ha una scala di valori diversa rispetto all'ISO, perché per esempio le mie macchine fotografiche sono settate a ISO 100, ma se qui vado a ISO 100, che penso sia qua, succede questo. E non mi piace tantissimo, almeno dal monitor che sto guardando io, l'incarnato a ISO 100, e poi secondo me entra in gioco più rumore non audio ma rumore video, quindi credo che un ISO su, vedi, poi se lo abbassi ovviamente diventa buissimo, dovrei alzare le luci, quindi se tu hai delle luci molto forti e vuoi provare a utilizzare un ISO ancora più basso e aumentare ancora di più la potenza delle luci, fallo pure, perché potrebbe essere una cosa interessante. Chiarezza, questo in realtà dovrebbe essere aspetta, non chiarezza ma guarda che cosa succede, lo metto a 0, lo metto a 255 e aspetta, come si chiama? Non è chiarezza ma è dovrebbe essere tipo il dettaglio, ora se mi viene te lo dico, ma hai capito, sono sicuro che hai capito che cosa intendevo. Questa è la saturazione, io l'ho messa a 130 perché se la metti al massimo è così, se la metti a 0 è quasi in bianco e nero, quindi l'ho messa a 130 se non ricordo male, più o meno, una cosa del genere. E tono, ovviamente questo ti consiglio di non toccarlo perché guarda che cosa succede, cambi i colori man mano che la stai utilizzando, quindi ti consiglio di metterla dove lui ti dice 128 che è il punto 0, quindi lasciala lì. Bilanciamento del bianco, io l'ho messa a 4003 perché il bilanciamento del bianco di questa webcam non è proprio precisissimo. Guarda, se io metto automatico, lui mi dà una luce che è troppo fredda, non mi piace. Allora, io so perfettamente che le mie luci sono a 5600 gradi Kelvin, quindi se le metto, scusa, cosa ho fatto? 5600. Se la metto a 5600 gradi Kelvin vengo fuori molto giallo. E potrei, vedi la saturazione è a 130, quindi è mettiamola a 0, 128. Odio queste scale dove lo 0 non è 0 ma è 128, ma perché? Cioè mettete meno 128 più 128 e 0 al centro. Ma ognuno fa come vuole, però lo trovo più scomodo, capito? Perché lo 0 è 128. Quindi ti dicevo, messo a 5600 mi sembra un po' troppo giallo, mi sembra veramente un po' troppo giallo, almeno dallo schermo che sto utilizzando io, quindi ho visto che 4300 mi sembra un po' più chiaro ma non troppo pare fosse 4300 prima o 4600, va bene, è giusto per farti vedere cosa succede quando muovi.
Quindi nonostante le mie luci siano 5006 gradi Kelvin, ho messo 4003. Vedi perché a volte, anzi sempre, mettere i controlli in automatico non ti aiuta. Poi c'è il capovolgimento, ma non credo sia il caso di fartelo vedere, orizzontale o verticale. Che strano. Ok, poi anti-scintillio, semplicemente l'anti-flickering, 50 o 60 Hz, va bene. E questa è la parte a sinistra. La parte a destra, qui sono i filtri, gli stessi che abbiamo visto prima. C'è il monitoraggio per l'audio, c'è il flip come l'abbiamo visto prima, c'è la modalità lavagna, perché se hai una lavagna, tu sei qui, stai parlando, c'è una lavagna, puoi inquadrare in maniera perfetta tutto ciò che c'è alla lavagna. Io non lo userò mai. E poi c'è questa cosa che è interessante, modalità desktop. Non te la faccio vedere adesso perché inquadrerebbe a terra, perché è oltre la mia scrivania. Però se tu vuoi fare unboxing o vuoi far vedere le cose che sono sulla tua scrivania, se metti questa webcam sul monitor e gli dai modalità desktop, lui inquadra verso sulla scrivania e quindi ti permette di fare video di unboxing, e questo è molto molto interessante. Questo è il tastino, adesso c'è il rec, vedi che sto registrando, e questa è generazione script. Quindi lui ti apre questa pagina dove puoi vedere qui Gemini, ChatGPT, Claude e Grok. Quindi ci sono già selezioni rapide qui, ma puoi anche scrivere il prompt qui e dirgli vlog, intrattenimento, stile di vita, eccetera, eccetera, durata del contenuto, e lui te lo scrive. Secondo me è molto molto interessante. Numero di posizioni della telecamera, numero di storyboard, addirittura numero di personaggi, che bello. C'è un sacco di roba, veramente un sacco di roba. Non l'ho ancora provato, ti dico la verità, però mi sembra veramente interessante. Allora, siamo arrivati in conclusione di questo video. Che cosa ne pensi? Io in tutto questo ti sto facendo vedere il video interamente ripreso con questa Pixie senza post-produzione, quindi così com'è la post-produzione l'ho fatta pre-produzione, l'ho fatta direttamente qui nel software, ma in Final Cut Pro X non aggiungerò niente, nulla, zero. Ok, soltanto l'audio lo regolo, ma lo sai, insomma, sei abituato. Questa webcam costa su Amazon in questo momento 179 €, e però lo sai, i prezzi fluttuano, quindi ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa trovare sempre il prezzo migliore. Se hai dubbi, domande, curiosità, commenta in modo che io possa risponderti, e ovviamente ringrazio i ragazzi di Imit per avermela inviata, perché veramente questa Pixie mi sembra veramente un prodotto interessante, veramente molto molto interessante. A un prezzo accessibile, hai una webcam PTZ se ti serve, e che fa veramente un sacco di cose. Ma guarda, la funzione desktop, il fatto che ti possa riprendere sulla scrivania per fare unboxing o altre cose, è veramente molto 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 carina. Poi il software con la generazione script, molto interessante. Il fatto che abbia 2 camere, 2 lenti. Insomma, i ragazzi di Imit stanno lavorando veramente bene. 179 € non è tanto se consideri tutti i vantaggi e la qualità che stai percependo. Grazie ancora e noi ci vediamo prestissimo.